benvenuti e buon mercoledì. Oggi parliamo di un caso italiano, il caso di Sor Maria Luisa, una suora serial killer che operò tra il 1840 e il 1870. I fatti si svolsero nel ricco e famoso monastero di Sant'Ambrogio. E prima di iniziare con il caso di oggi, vi consiglio di iscrivervi per non perdere anche i prossimi video e di attivare la campanella. Detto questo, iniziamo subito. Maria Luisa Ridolfi nasce nel 1832, è figlia di Domenico Ridolfi e Teresa Cioli. A Rioni Monti, che all'epoca era uno dei quartieri più poveri di Roma. Maria era una bambina molto sveglia e intelligente e imparò a leggere e a scrivere precocemente, molto prima dei suoi coetanei. Frequentava la scuola dei Francescani. La madre morì prematuramente e Maria fu costretta a restare in casa con le due sorelle e il padre. All'età di 11 anni Maria ebbe un incontro che cambiò la sua vita. In Campo Corleo conobbe Maddalena Salvati, una donna forte e energica e che collaborava con il prete Vincenzo Palotti nella loro pia casa di carità. A seguito di questo incontro, in Maria cresce la volontà di voler diventare suora. Attratta e affascinata da quel clima mistico, dopo essersi fatta finanziera della confraternita del Santo Rosario, riuscì ad entrare nel famoso e ricco monastero di Sant'Ambrogio. Fin da subito Maria Luisa dimostra le sue capacità, diventando prima maestra delle novizie e a 25 anni diventa vicaria. Alcune consorelle erano invidiose di lei, ad altre non piaceva proprio. Cominciarono a criticarla. Suora Maria Costanza la riteneva troppo immatura e inadeguata per il suo ruolo. Cominciò a lamentarsi di lei, ma le lamentere durarono poco. Suor Maria Costanza all'improvviso si ammalò di un'infezione polmonare. La madre superiora pensò subito di contattare il medico, ma Suor Maria Luisa spiegò alla madre che non c'era bisogno di preoccuparsi e che sicuramente era qualcosa di passeggero. Ma passano i giorni e Suor Maria Costanza non migliora, anzi si aggrava sempre di più e muore poco dopo. Circa un anno dopo arrivò al convento una nuova suora, Suor Maria Agatina. La giovane novizia diventò subito molto popolare e si vantava con le consorelle di avere il dono delle visioni. Tutto questo per Suor Maria Luisa era inaccettabile. Solo lei poteva parlare con la Madonna. Nessuno doveva permettersi di rubargli la scena. E dopo poco tempo Suor Maria Agatina fu colta da febbre e ulcere e morì. Nel 1859 Suor Maria Giacinta fu trasferita momentaneamente nella stanza di Suor Maria Luisa. Maria Giacinta, curiosando nella stanza, trovò un libro con disegni osceni di membri di uomini e di donne nude. Suor Maria Luisa si accorse che Suor Giacinta aveva curiosato tra le sue cose. E dopo qualche giorno Suor Maria Giacinta cominciò a stare male di stomaco. Poi si presentarono strane ulcere sul collo, ma Suor Maria Giacinta riuscì a farsi visitare da un medico, che le diagnosticò avvelenamento da oppio e le prescrisse le cure in tempo e riuscì a salvarsi. Nell'autunno dello stesso anno arrivò un'altra suora di 22 anni, Suor Maria Felice. Quest'ultima assistette a molti rapporti sessuali che Suor Maria Luisa aveva con alcune consorelle e con il suo confessore. Pensò di confessare tutto quello che accadeva in quel monastero all'Inquisizione, ma presto anche lei si ammalò. I medici chiamati stavolta tentarono di curarla con dei salassi, ma Suor Maria Felice morì. Tempo dopo la principessa suora Catarina scoprì alcune lettere spinte che Suor Maria Luisa si mandava con un certo Peter, lo statunitense. Dopo questa scoperta, la principessa suora Caterina fece immediatamente chiudere in una cella Suor Maria Luisa. Ma non si sa come abbia fatto Suor Maria Luisa dalla cella. Riuscì a mandare una lettera a suo cugino arcivescovo, che grazie all'amicizia con Papa Pio IX la fece liberare immediatamente
e lasciare il monastero. Ma la principessa suora non si dà per vinta, si recò al Sant'Uffizio per sporgere denuncia, dichiarando tutto quello che era successo in quel monastero. A quel punto l'inquisitore Vincenzo Leone avviò un'indagine approfondita e dopo mesi di interrogatori e un processo che durò 2 anni, Suor Maria Luisa confessa tutto, di aver abusato delle suore novizie con riti per purificare i loro genitali e di aver avuto rapporti intimi con il suo confessore Giuseppe Peters. Ora, alcune fonti riportano che Suor Maria Luisa confessò anche di aver avvelenato le suore, mentre altre fonti riportano che Suor Maria Luisa non ammise mai di essere stata lei ad avvelenare le suore. Comunque fu condannata a 20 anni di carcere per avvelenamento e altri capi d'accusa, che il Papa scalò a 18 anni e nonostante a quell'epoca la pena per avvelenamento era la fucilazione, la Chiesa decise di insabbiare il tutto per salvaguardarsi la reputazione. E Suor Maria Luisa venne inviata nella casa di penitenza delle Terme. 7 anni dopo il medico legale la descrive come una donna troppo eccitata e l'anno successivo la fece rinchiudere in manicomio. Dopo i vari trattamenti che non portarono a nulla, fu liberata e tornò a casa dalla sua famiglia. Ma a metà del 1870 il padre di Suor Maria Luisa si rivolse al Sant'Uffizio, dichiarando che non poteva più tenere sua figlia, dicendo, e cito, «Tratta le sorelle come prostitute». Rovescia tutto per terra in casa e è diventata ingestibile. Dopo poco tempo Maria Luisa fece ritorno alla casa di cura Buon Pastore e dopo un po' venne liberata dalle truppe piemontesi durante la presa di Roma, diventando così prigioniera politica. Alla sua morte fu seppellita in una fossa anonima. Sul monastero di Sant'Ambrogio si volle far calare il silenzio. L'Inquisizione e Papa Pio IX riuscirono a evitare una pubblicazione della sentenza. Ma allora noi oggi come sappiamo tutto questo? Visto che la Chiesa insabbiò tutto. Perché nel 1976 un teologo riuscì a ricostruire la vicenda insabbiata dalla Chiesa, così da giungere ai giorni nostri. Bene, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi consiglio di iscrivervi, lasciare un like e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Alla prossima!